Ci sono luoghi che un artista comico deve conoscere, luoghi dove l'arte ti ispira e per chi fa comicità sono sacri. Oggi ti racconto di un posto che, se sei un appassionato di comicità, devi visitare. Sei pronto? Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico. In questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia e delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival, sì, il famoso festival della comicità muta. Allora poi, ti aspettiamo qui. Sono luoghi leggendari, sono luoghi dove si respira arte e ce ne sono davvero molti che valgono la pena visitare, ma ti prometto che se il video piacerà continuerò a raccontartelo. Staremo in Italia, perché oggi ti parlo del MIUMOR, il Museo Internazionale dell'Umorismo nell'Arte. In un paese di 18.000 abitanti c'è uno dei musei più interessanti dell'arte comica nel mondo. Sì, si trova a Tolentino, in provincia di Macerata, e davvero vale la pena visitarlo. Il paese è conosciuto anche per essere la sede storica di una compagnia teatrale importante, come la Compagnia dell'Arancia. Questo posto è incredibile. Sì, perché il Museo Internazionale dell'Umorismo nell'Arte, dedicato all'arte umoristica e alla caricatura, è unico in Italia e fra pochi nel mondo del genere. Custodisce disegni, illustrazioni, caricature, sculture e dipinti di artisti di calibro nazionale e internazionale. Fellini, Altan, Jack, Pannaggi, Maccari, Galantara, Stelle ed Enrico Sacchetti sono solamente alcuni dei grandi nomi che hanno firmato le opere custodite al suo interno. Un luogo che di sicuro vi strapperà subito un sorriso. È stato fondato nel 70 da Luigi Mari, sindaco di Tolentino negli anni 50, medico e artista che nel 61 inventò anche la Biennale della caricatura, poi diventata Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte. Il museo nasce dalla Biennale per poi vivere una vita propria. Oggi il museo conserva un prezioso patrimonio artistico e storico, grazie anche agli acquisti di opere e da notevoli donazioni. Ci sono più di 4.000 opere originali tra disegni dipinti, sculture, stampe e incisioni dei più celebri maestri della caricatura e dell'umorismo dell'Ottocento e del Novecento. Il museo dispone di una biblioteca ricca di documentazione sull'umorismo nell'arte. Come ti dicevo, il museo deriva da un festival. Ogni 2 anni si svolge la Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte e nel corso degli anni si sono tanto affermati da diventare un vero avvenimento di alto interesse culturale, che poi tutti ci invidiano, perché nella stessa vita dell'uomo l'umorismo è qualcosa di decisivo, di fondamentale. Il festival nasce da un'idea di Luigi Mari, da un visionario. Sì, lo abbiamo accennato, ma vogliamo comprendere veramente che personaggio era? Luigi nasce a Tolentino nel 1907 da una famiglia proprietaria di una rinomata tipografia. È nipote di un ritrattista e caricaturista, Cesare Marcorelli, che gli fa innamorare l'uso delle matite e dei pennelli. Dopo la guerra ritorna a Tolentino da medico e subito comprende che deve fare qualcosa, dare un senso civico alla città. Diviene sindaco dal 51 al 60 e nei 2 mandati da sindaco realizza alcune importanti infrastrutture che ancora oggi sono il vanto della città, ma da visionario decide di investire nella cultura, pensando che fosse il vero motore per il paese, e così
succede. Ricordando il suo passato tra penne e pennelli, fonda la Biennale dell'umorismo nell'arte, coinvolgendo in questa iniziativa i più imminenti intellettuali italiani. Mari riesce a sensibilizzare a livello nazionale e poi internazionale gli umoristi della penna, della matita, del pennello, della carta stampata e del cinema, e li fa partecipi del suo progetto che nel 1970 sfocia nel Museo della Caricatura. Il festival è un fiore all'occhiello dal panorama umoristico e da comico. Ti dico che non puoi non amare a vedere tanta arte tutta insieme. Oggi a Tolentino esiste un museo eccezionale, ma anche un festival bellissimo. Certo, è ogni 2 anni. Sì. Devo dirti un'altra cosa. Come direzione artistica c'è un'associazione, Pop Sofia, che tra le sue fila ha una visionaria, Lucrezia Ercoli. Ricordati questo nome perché è stata la più giovane art director d'Italia e ha tanta stoffa. La Biennale ti aspetta piena di arte e di umorismo. Ti è piaciuta questa nuova serie sui posti da visitare per immergersi nell'arte comica? Spero proprio di sì. Allora aziona la campanella per seguirmi e conoscere altri posti incredibili. Grazie per avermi seguito e ti aspetto al prossimo video.